Ciao a tutti, io sono Sara e bentornati nel canale. Oggi vi mostro come disegnare uno dei cartamodelli più semplici in assoluto, il cartamodello della gonna a mezza ruota. Vi basterà prendere pochissime misure sul vostro corpo e avrete poi un cartamodello base su misura con il quale potrete crearvi qualsiasi tipo di gonna a mezza ruota che vorrete in futuro. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo subito a vedere quali misure dovete prendere sul vostro corpo per fare questo cartamodello. La prima misura che ci serve è la circonferenza vita, che va presa facendo girare il metro attorno alla persona nel punto più sottile della pancia. Mi raccomando, quando si prendono misure di circonferenze, il metro deve sempre essere posizionato parallelo al pavimento. Poi dobbiamo prendere la misura dell'altezza fianco, che va rilevata appunto sul fianco della persona ed è la misura che va dal punto in cui avete preso la misura della vita al punto più largo del bacino. Infine, per la misura altezza ginocchio, misurate sul fianco la distanza tra la vita e il ginocchio. Se avete visto il mio video sul cartamodello base del corpino, vi ricorderete di questa tabella che vi ho suggerito di compilare prima di iniziare il cartamodello. Per il cartamodello della gonna a ruota invece ci serve calcolare solo una di queste misure, che è la semicirconferenza vita. Tutte le altre le potete ignorare. Quindi prendete la misura della circonferenza vita rilevata nel vostro corpo, nel mio caso era 72 cm. Poi dovete aggiungere la misura di vestibilità, che io tengo di 2,5 cm come ho fatto per il corpino. Se non sapete cosa siano le misure di vestibilità, vi consiglio di dare un occhio al mio video che ho fatto ad hoc, ve lo lascio sotto in descrizione. Quindi nel mio caso il conto è 72 più 2,5 cm fa 74,5. Poi, dato che ci serve la semicirconferenza, cioè metà circonferenza, dovete dividere per 2 e quella che ottenete è appunto la semicirconferenza vita, nel mio caso 37,25. Per disegnare il cartamodello della gonna a mezza ruota parto tracciando una linea retta orizzontale qui sopra. Giusto per darvi un'idea, questo cartamodello si svilupperà in questa direzione e avrà un arco qui in mezzo. Quindi ora dobbiamo calcolare quanto lunga è questa linea e quanto lunga sarà quella verticale che starà qui. Dobbiamo decidere quanto lunga vogliamo fare questa gonna. Io voglio fare questo cartamodello base il più standard possibile, quindi metto una lunghezza al ginocchio di 65 cm. Il primo punto che segno è il vertice da cui parte tutto il disegno della gonna e lo chiamo O. Dal vertice O disegno una linea verticale a 90 gradi rispetto alla linea segnata prima. In questi casi una carta come questa velocizza molto il lavoro perché basta seguire le linee che sono disposte su una griglia per essere sicuri di fare linee parallele o a 90 gradi. Ve la consiglio molto e se non riuscite a trovarla nelle mercerie vi lascio un link sotto in descrizione per comprarla online. Ora dobbiamo segnare il primo arco che sarà quello della vita. Per calcolarvi queste due misure che sono uguali dovete prendere la misura della vostra semicirconferenza vita calcolata prima con la tabella. Nel mio caso il conto era 72 più 2,5 cm di vestibilità diviso 2, risultato 37,25. E poi dovete dividere questa misura per il numero pi greco 3,14 e poi moltiplicare per 2. Il risultato per me è 23,73 e questa sarà quindi la misura di questi due segmenti, che chiamo OA e OB. Ora questi punti vanno congiunti con un arco, ma come faccio a fare un arco fatto bene? La cosa più semplice chiaramente sarebbe avere un compasso, ma con quello siete un po' limitati come grandezza di archi che si possono fare. Quindi vi consiglio di crearvi una sorta di compasso con una semplice matita e uno spago. Basta annodare lo spago alla matita, mettere la punta della matita dove dobbiamo disegnare l'arco, nel nostro caso tra A e B, e con l'altra mano tenere tirato lo spago sul punto 0. Mi raccomando, lo spago deve stare in tensione ovviamente per riuscire a disegnare bene l'arco. E questa quindi è la linea vita della gonna a mezza ruota. Ora che abbiamo l'arco possiamo segnare la lunghezza della gonna di 65 cm che dicevamo prima, quindi da B segniamo in fondo il punto C e da A segniamo D. Entrambi i segmenti sono lunghi 65 cm. Oltre al fondo è meglio segnarsi come riferimento anche la linea del bacino perché ci può servire se e quando modificheremo questo cartamodello base per fare magari delle gonne più complesse.
Quindi da B scendo sulla linea della misura dell'altezza bacino, nel mio caso 20 cm, e segno il punto E. Stessa cosa da A e segno il punto F. E ora, sempre con il compasso, congiungo i punti E con F con un arco e questa sarà la linea bacino. Faccio la stessa cosa con il fondo, congiungendo C con D e questa sarà la linea fondo. Ora devo unire A con B con una linea retta e segnare il punto intermedio. Poi congiungo questo nuovo punto con il vertice O e prolungo questa linea fino al fondo della gonna. Questa sarà la linea fianco. Ora da questo punto misuro 65 cm e segno il punto esatto sul fondo, così da avere la lunghezza della gonna uniforme. Questo perché l'arco fatto con lo spago su queste misure un po' grandi potrebbe non essere precisissimo. Questo è il centro dietro della gonna e questo è il centro davanti. E ora ricalco le linee di contorno del cartamodello, quelle che vi servono poi per tagliare la stoffa. Le altre sono linee di costruzione e di fatto ora non vi servono più. Per quanto riguarda il come piazzare i pezzi sulla stoffa, potete fare riferimento al mio video sulla gonna a un quarto di ruota, dove ne parlo dal minuto 7:30. Il procedimento è lo stesso anche per questo cartamodello. E questo è il cartamodello finito, ora manca solo il cinturino. Per il cinturino potete usare questo, che è lo stesso che vi ho già mostrato nel video del cartamodello della gonna a ruota. La tecnica per farlo è esattamente la stessa, però unica accortezza: rimisuratevi la misura della vita nel cartamodello che abbiamo appena fatto, perché non è detto che sia venuta precisa e identica a quella del cartamodello della gonna a ruota. E il cinturino deve avere la stessa lunghezza della vita del cartamodello su cui viene messo. Anche qui potete decidere di che altezza volete fare il cinturino. Questo è il punto in cima del cinturino e la parte sopra è quella che viene ripiegata in dentro. Quindi per fare il cinturino vi rimando al video della gonna a ruota, precisamente al minuto 8:10, ma ci sono anche i capitoli nel video e potete cercare il capitolo sul cinturino. E questo era il metodo per creare il cartamodello della gonna a mezza ruota su misura. Fatemi sapere se vorreste vederne una realizzata e nel caso vogliate imparare a disegnare altri cartamodelli, nel mio canale trovate la playlist che si chiama appunto Tutorial cartamodello e cucito, dove ho caricato tutta una serie di video in cui realizzo altri cartamodelli dalle basi e ho anche cucito dei capi partendo da questi cartamodelli. Io spero che questo video vi sia stato di ispirazione, se sì lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!